RSV4 Factory Works, ovvero il travaso più diretto della tecnologia racing sviluppata in MotoGP da Aprilia su una moto di serie. Il primo indizio lo vedete da voi, le alette qua sotto, che replicano il profilo di quello che c'è sull'RSGP Aprilia ufficiale, ma tante novità sono anche sotto la carenatura, non si vedono. Ci sono nuovi pistoni un pochino più leggeri, monofascia e più scorrevoli, ci sono testate lavorate per migliorarne il flusso, c'è una bellissima piastra di sterzo lavorata e ricavata dal pieno, c'è uno scarico completo a Krapovic che rende ancora più bella la voce della RSV4 e poi dopo abbiamo già detto delle carenature. Un kit bellissimo, modulabile, che potete prendere scegliendo una parte piuttosto che un'altra oppure fare il lavoro completo per perfezionare quella che è già un capolavoro, ovvero la RSV4 Factory oppure la RR, scusate la pronuncia, e adattarla all'uso in circuito per quello che è l'uso di un amatore molto veloce che magari non vuole cimentarsi nelle competizioni ma vuole una moto estremamente più efficace di quella di serie nell'uso appunto in circuito. Andiamo a vedere com'è. In sella si nota l'unico dettaglio che svela la differenza fra la RF normale e la Factory Works, ovvero la bellissima piastra di sterzo che vedete inquadrata qui sotto. La posizione di guida naturalmente non cambia e subito non si percepisce l'alleggerimento di 10 kg. Quello che invece si sente subito è il cambio di voce del motore, perché il V4 Aprilia, che già di suo ha un rumore di scarico meraviglioso, con lo scarico aperto diventa veramente fantastico. Oltretutto, non avendo più i vincoli dell'Euro 4, l'erogazione diventa meravigliosa, molto lineare, grintosa, con tanta spinta. Talmente lineare che all'inizio, finché non si spinge sul serio, sembra quasi avere di meno rispetto alla moto di serie. Poi invece, quando si comincia a dare del gas per davvero, si rende conto di quanto si accorcino i rettilinei, e tanto che la sospensione posteriore nella taratura di serie inizia un pochino ad andare in crisi, bisogna lavorarci sopra. E la cosa che è più interessante, diciamo, di questa Factory Works sono sicuramente le alette, le winglets. Allora, ero abbastanza scettico prima di salire del pensare che si potessero percepire gli effetti anche su una moto stradale, e invece, ragazzi, ci sbagliavamo di brutto. Andiamo un attimo con ordine. Allora, l'alleggerimento si sente quando si comincia a spingere un pochino, in inserimento di curva e nei cambi di direzione un pochino più lenti. Quando i cambi di direzione invece si fanno più veloci, come per esempio alle Biondetti, bisogna lavorare un po' di più, perché le alette hanno un effetto di stabilizzazione della moto che quindi rendono un po' più faticoso, un po' più muscolare il cambio di direzione. Poi dove si vede tantissimo la differenza è in rettilineo, perché su un rettilineo come quello del Mugello, dove sullo scollinamento le millone di adesso tendono a impennarsi, questa Factory Works va dritta come un fuso, con l'avantreno bello piantato, e in staccata, dove l'Aprilia è tendenzialmente abbastanza ballerina, si va anche lì dritti come dei fusi, con una stabilità che non è patrimonio della moto di serie. E convengono o non convengono queste alette? È difficile da dire, perché naturalmente dipende dalla pista. Su una pista come quella del Mugello si sacrifica solo qualche cosa in fondo al rettilineo, perché è evidente che il motore non ha la stessa grinta che ha nei rapporti bassi alle velocità più basse, e forse un pochino appunto in inserimento e nei cambi di direzione sulle curve più veloci. Ma sulla percorrenza si hanno dei vantaggi innegabili, perché l'avantreno si schiaccia per terra in maniera impressionante, e appunto abbiamo detto in staccata e nella precisione in generale è veramente allucinante. Se pensiamo che un circuito attuale ha un solo rettilineo veloce e almeno 15-16 curve, insomma il bilancio è facile da fare. Ma soprattutto le alette si possono montare o smontare a piacimento, come si fa in MotoGP, quindi il nostro consiglio è, se avete una RSV4 naturalmente, di farci un bel pensierino, poi a seconda della pista le potete usare o non usare. Allora, come fatta ve l'abbiamo già raccontato, come va un pochino ve l'abbiamo raccontato dalla sella, però abbiamo pensato che forse il parere di un 3 volte campione del mondo sia un pochino più interessante di quello di un giornalista. Abbiamo qui Loris Capirossi, che ha avuto la fortuna, il privilegio, ma neanche, perché poi dopo si merita questo e altro, di provare sia la versione standard che questa Factory Works. Ci dai un paio di impressioni? Le impressioni sono, io sono partito con la prima volta che tra l'altro uso l'RSV4 con quella stradale, e l'impressione è stata subito buona, buonissima, perché la moto è facile da guidare, cambi direzione molto veloce, motore fluido. Poi mi hanno chiesto di provare quella col kit, cioè questa.
e non volevo più tornare indietro, perché questa è un'altra cosa. La moto è altrettanto facile, però senti la potenza, senti il motore che è più pronto, il telaio, essendo una moto abbastanza più leggera, con l'aerodinamica diversa, con queste ali che comunque si fanno sentire in pista, mi è piaciuto moltissimo. Infatti non mi sarei più fermato, e devo dire che Aprilia ha fatto una moto kit per gente appassionata, ma questa è una moto realmente per gente che vuole andare forte con facilità, perché questa ti permette molto e ti diverti tantissimo. Ecco, una curiosità, le alette che sono state tanto criticate in MotoGP perché hanno fatto storcere il naso ai tradizionalisti e poi pian pianino sono arrivate sulle moto di serie, dove si sentono soprattutto? Ma guarda, tu senti senza dubbio più carico sull'anteriore, soprattutto nel veloce, nelle frenate ti aiutano, la moto è più stabile e soprattutto nei curvoni veloci c'hai la gomma anteriore che è più attaccata al suolo, e questo è stata un'evoluzione delle moto. Come sai, adesso è cambiato moltissimo lo stile di guida, a differenza di quello che utilizzavamo noi. Adesso guidano tutti molto più sull'anteriore perché cercano un grip meccanico sul posteriore, quindi hanno l'anteriore molto leggero, e questa aggiunta dell'aerodinamica delle ali e della guida molto più avanzata ti aiuta a essere veloce. Assolutamente. Se avessi avuto un oggetto del genere con le ali ai tempi della MotoGP, i primi anni, sarebbe stato più facile. Sarebbe stato più facile, però come in tutte le cose, questa è una moto stradale che possiamo tranquillamente paragonarla a una MotoGP del 2003-2004, quindi stiamo parlando di moto di serie, anche se questa ha un kit importante, però che vanno forte. Perfetto. Un ringraziamento naturalmente a Loris, gentilissimo, disponibilissimo, simpaticissimo e veloce come quando correva praticamente. Un saluto, ci vediamo alla prossima prova. Ciao! Ciao!